io sono come diciamo, è una cosa strana, perché da questo punto, dal momento che avevo 30 anni, 29-30 anni, è come se fosse una nuova porta che si è aperta per me a un altro paese, ma in un modo quasi emozionale. Allora c'è una cultura che mi piace un sacco, c'è una nuova lingua che non parlavo prima, che avevo studiato un po' alla scuola per cantare, ma perché non parlavo. C'è tutto un paese che non conoscevo così bene, ma che adesso ho avuto la chance e anche adesso ho una voglia enorme di conoscere ancora di più. E dunque quasi mi fa un enorme piacere, perché queste novità sono importantissime per me, di andare avanti, di sempre fare delle cose che cambiano un po' in prospettiva, che cambiano le abitudini. E anche che mi fanno paura. Io dico sempre che ci sono due cose che sono molto importanti nella vita: avere fame, sempre avere questa voglia, questa fame, e anche sempre di farsi paura. Probabilmente perché io sono un po' un zingaro. Sono un immigrante, io vengo da una famiglia di immigranti, non solamente io, ma la generazione di mia madre, la generazione del mio nonno e la generazione del mio bisnonno. Siamo immigrati, abbiamo preso il mio padre da Irlanda e da Inghilterra verso America, mia madre è siriana, libanese, è tutto così verso America, verso Francia, verso l'Inghilterra, e dunque c'è questo aspetto mediterraneo libanese che ho sempre avuto, che a Londra è la mia città, io sono lì, ho sempre la mia casa lì, io vivo lì, io lavoro lì, ma questo aspetto mediterraneo, probabilmente l'aspetto libanese mi ha aiutato per apprezzare ancora di più la cultura italiana, perché c'è un collegamento veramente forte. Facendo un bilancio di questi 2 anni e mezzo di X Factor, cos'è che ti ha divertito di più e cos'è che ti ha arricchito di più? L'aspetto improbabile, devo dire, la cosa che, se devo fare un bilancio e devo pensare alla cosa che mi piace di più, è che è un programma molto reattivo, molto collegato ai socials, e anche molto, non troppo programmato. C'è una sorta di libertà che è molto impressionante. Io conosco molto bene il sistema di televisione dell'Inghilterra e anche un po' in America. Tutta la mia famiglia ha lavorato in produzione, per esempio su NBC durante 30 anni. È un modo di fare la televisione molto più programmato, e io penso che questa sorta di energia un po' più non caotica ma più reattiva, come fanno i programmi qua, e infatti è molto divertente, perché siamo sempre un po' così, siamo sempre un po' aspettiamo sempre un'altra cosa, non è tutto scritto, non è tutto programmato, e si sente e si vede, e per questo programma ha una sorta di freschezza che negli altri paesi non c'è. Quando ho fatto musica adesso da 11 anni e ho avuto un po' un salto verso un più grande pubblico da 2007. Quando giochiamo, quando un musicista entra un po' in questa arena pubblica, ci sono tante conseguenze. Io prima avevo paura di queste conseguenze, adesso non ho paura, perché non mi sento come ho tanto da nascondere. Sì, voglio nascondere certe cose assolutamente, perché sono un umano, ho 32 anni, ho fatto delle cose che non voglio parlare, ma di queste cose, ma in generale mettermi così e collegarmi anche a delle cose che sono molto importanti socialmente, alla mia vita, alle mie scelte, questa è una cosa importante, e il mio futuro, questa è una cosa essenziale da fare. Ho fatto un tour di alcuni festivali, è un grande tour che inizia una settimana, che farà il giro del mondo, e questo estate ci sono stati tanti momenti, anche una grande cosa che ha messo veramente sotto la luce delle cose nella mia vita personale, soprattutto sull'omofobia,
non posso dire che sono soddisfatto del risultato, perché non funziona così, non c'è una soddisfazione, perché non è così, è molto più complesso. Ma posso dire sinceramente che sono molto quasi commosso dal modo che tante persone da tanti diversi livelli, anche diverse età, delle persone che lavorano nella politica, delle persone che lavorano nel showbiz, delle persone normali, gli avvocati da 13 anni fino a 60 anni ci sono messi, hanno messo una sorta di, si sono collegati a questo soggetto contro l'omofobia, per fare un piccolo gesto per combattere. Questo piccolo gesto è una cosa piccola che quasi che prende 30 secondi, ma in totale quello che è successo quest'estate era un po' il risultato di tante persone che hanno fatto questo piccolo gesto contro la discriminazione. Al stesso tempo è diventata una sorta di onda bella, una onda che andava nella giusta direzione con una bella intenzione, e dunque questa sorta di collettività per una cosa che è molto importante per la mia vita, non in un senso politico, ma la mia vita quotidiana e anche la vita di tanti altri.